Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un gruppo già conosciuto in passato, tornato di recente con un onesto black metal da battaglia. A chiunque va data una seconda occasione. È stato questo lo spirito con cui abbiamo deciso di recensire We Are Disobedience dei Lilium. Di questo gruppo, nato a Torino nel 2002, avevamo già parlato anni fa sulla vecchia webzine, quando purtroppo avevamo stroncato il sesto album October Skull. Lo avevamo trovato non solo molto ripetitivo, ma anche indeciso se puntare sull'aggressività o sull'atmosfera, finendo per non colpire in nessuno dei due campi. In generale non era né carne né pesce. 10 anni dopo, contraddistinti anche da un breve scioglimento, abbiamo deciso di concedere loro una seconda chance. E in fondo non è stata una cattiva idea. Seppur non faccia gridare al miracolo, We Are Disobedience è un album gradevole. Di certo è apprezzabile la scelta dei Lilium di prendere una direzione più precisa. Sempre di black metal parliamo, seppur stavolta sia battagliero. Meno freddo e atmosferico, molto rabbioso, ricorda gente come Gorgoroth e Marduk, con anche qualche rinforzo death metal nel riffage. Niente di nuovo, sia chiaro, è però un niente di nuovo che sa farsi apprezzare. Seppur l'ispirazione sia un po' altalenante, i Lilium riescono a mettere in campo molta intensità e rabbia, oltre a un songwriting più che discreto, specie a livello dei riff di Cosmos Reversum e Lord A.J. Psycho. Tra l'altro, quest'ultimo arricchisce We Are Disobedience con un cantato in continua trasformazione tra growl e scream. Con la sua rabbia sa adattarsi bene ai vari contesti e arricchire la musica dei torinesi. Sono i fattori principali di una scaletta che però ogni tanto mostra gli stessi limiti di October Skull. Soprattutto la musica dei Lilium risulta ancora un po' troppo ridondante, specie quando va più all'assalto. In certi momenti del disco il macinare finisce per diventare vuoto, prevedibile, ma per fortuna stavolta non succede poi così spesso. Sono di più i pezzi che, pur non facendo strabuzzare gli occhi, colpiscono quando dovrebbero. Potremmo citare l'inizio con Noetic Negative, aggressiva al punto giusto, seguita poi dall'oscura e incattivita Bone Seeker, con più variazioni di ritmo tra una norma frenetica e alcune fasi più lente. Da citare ci sono anche The Unclean One, feroce e rabbiosa al massimo con dei bei riff taglienti, oppure Wither Oblivion Crawls, più oscura, occulta, oltre che variegata rispetto alla media del disco in maniera piacevole. La migliore è però la conclusiva He Walks Behind My Shadow, è molto varia, puntata sull'atmosfera ma senza perdere in pesantezza, un equilibrio che incide a dovere. Poi certo c'è da dire che We Are Disobedience non è un capolavoro né un disco memorabile, né da urlo. Tuttavia il suo sporco violento lavoro lo svolge in maniera egregia. Chi ama il black metal più guerrafondaia lo troverà soddisfacente, mezz'ora abbondante di distruzione realizzata a dovere, a patto però che non si cerchi un capolavoro o qualcosa di innovativo. Voto di Heavy Metal Heaven 73 su 100. La nostra settimana finisce qui. Se hai apprezzato il video puoi mettere like, condividere e commentare. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest, i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!